Ed eccoci qua. Oggi parliamo del condizionamento. Il condizionamento è la base per insegnare al cane, è la base per l'apprendimento e quindi iniziamo a parlare di questo. Che cos'è il condizionamento? Il condizionamento significa che se un soggetto sottoposto allo stimolo un numero ripetuto di volte cambia il proprio comportamento in base all'esito di questa situazione. Cosa significa, Artax? Significa che se io tutti i giorni ti dico seduto e tu ti siedi e ricevi un premio, a lungo andare, nel tempo, quel seduto diventerà qualcosa di positivo, un'associazione positiva, il cane lo farà volentieri. Il discorso opposto invece è l'esperimento del piccolo Albert. Negli anni 20 consisteva nel prendere questo bambino di 11 mesi, sottoporlo a diversi stimoli. Lo stimolo, ragazzi, è qualsiasi cosa del mondo esterno interagisca con noi o noi interagiamo con questo stimolo. Lo stimolo può essere la pioggia, uno stimolo può essere un suono forte, uno stimolo può essere c'è del cibo e mi viene appetito, ok? Gli davano questi cani, giochi, cappelli e questo topo bianco ogni tanto. Quando questo topo bianco gli veniva proposto all'inizio, Albert era felice di giocare col topo. Cosa succede? Fanno un esperimento, dicono: cosa succede se ogni volta che noi gli diamo tutti gli oggetti, quando gli diamo il topo bianco facciamo partire un suono fortissimo che spaventa il bambino, un suono di cui il bambino ha paura. Cosa succede? Con la ripetizione, quindi sottoponendo il soggetto, in questo caso il bambino Albert, allo stimolo suono forte associato alla presenza del topo, è avvenuto un condizionamento, ossia il bambino ha associato il suono fastidioso al topo e quindi ogni volta che gli si mostrava il topo iniziava a piangere, ma non per il topo, ma perché il topo gli rievocava una sensazione spiacevole. Quindi cosa è successo a questo bambino Albert negli anni 20? Povero paziente del dottor Watson. È successo che questo bambino non poteva neanche più vedere la barba di Babbo Natale perché era bianca e gli ricordava il topo, che non è neanche un ricordare, è proprio un'associazione, come chi ha paura dell'acqua e ha vissuto un trauma, chi è caduto dalla moto e non vuole più risalirci. Sono quelle cose lì, lasciano un impatto e condizionano il nostro modo di vedere il mondo e il nostro comportamento spesso, ok? E adesso vediamo il clou dell'esperimento del dottor Watson. Qui vediamo il bambino che interagisce col cane prima del processo di condizionamento. Qui vediamo che gli fanno vedere vari animali pelosini, quindi il pelo, ricordatevi il pelo. Con la lepre lui familiarizza, col cane familiarizza, li tocca. E poi gli danno il topolino. E lui con questo topolino crea un legame, ci si affeziona perché glielo propongono spesso. Quindi pensate alla crudeltà per il bene della scienza. Qui abbiamo una scimmia, prima del condizionamento la scimmia lo incuriosisce e non gli crea nessun problema, e qui abbiamo addirittura il fuoco, cioè il bambino vorrebbe toccare il fuoco perché lo vede, vuole, è curioso, vuole toccare, per dire, no? E qui vediamo per l'ultima volta il bel rapporto che questo bambino ha col topolino bianco prima che avvenga il condizionamento. Ora inizia il condizionamento. Topo, suono, pianto. Topo, suono, pianto. E a quel punto il bambino inizia a diffidare di animali, oggetti, cose animate o inanimate che rappresentino delle caratteristiche di quel topo a cui lui ha fatto l'associazione paura, brutta sensazione. La lepre che prima vediamo non gli causava problemi, adesso lo fa piangere. Il cappello non causa nessun problema, perché è un cappello, non ha nessuna relazione col topo bianco, mentre la maschera con le sopracciglia bianche lo fa piangere. Il cane che qui vediamo prima non gli recava nessun disturbo, anzi lo toccava pure, gli toccava la zampina. Dopo il condizionamento gli propongono un cane più piccolo e il bambino, vedete, si tira subito indietro. Non è a suo agio, palesemente, con un cane più piccolo. Quindi cos'ha in comune il cane col topo? Peloso, quindi il pelo. Vi ricordate, vi ho detto di tenere d'occhio il pelo, no? Questo è il condizionamento, quindi
io tutti i giorni, tante volte al giorno ti faccio vedere il topo col suono forte e tu associerai a quel topo il suono o a qualcosa di spiacevole, insomma la mente agisce così. Così innanzitutto è il modo migliore per creare i traumi, quindi io non vi sto dicendo fate così, non vi sto dicendo fatelo, non vi sto dicendo fatelo. Vi sto dicendo che è un esempio su come rovinare il cane, e i disturbi dei propri cani derivano proprio da noi che non li sappiamo gestire e li roviniamo, ok? Perché li condizioniamo nel modo sbagliato. Tutto bene, Arte? Quindi cosa succede? Noi, più di 100 anni fa, abbiamo capito, noi esseri umani, noi psichiatri, psicologi e scienziati, abbiamo capito che tramite il condizionamento noi possiamo cambiare il comportamento dei nostri figli, dei nostri cani, delle persone attorno a noi, dell'esito della nostra vita. Che tipi di condizionamento esistono? Condizionamento semplice, condizionamento operante. Il condizionamento semplice è quello del bambino piccolo Albert, dell'esperimento piccolo Albert, suono, associazione. L'aveva scoperto ancora prima Pavlov, famosissimo, col cane, dandogli alla ciotola. Si era accorto che il cane iniziava a sbavare quando sentiva il sding della ciotola e quindi ha detto proviamo a farli associare a un diapason. Un diapason sono quelle cose fatte così, a U, a Y anzi, che fai ti dai là e accordi gli strumenti. Facciamogli associare all'A, quindi e gli do la pappa tutti i giorni. Gli do la pappa, gli do la pappa, vediamo cosa fa, e il cane salivava solo per il La, per il diapason, per il suono della vibrazione. Così. Questo è condizionamento semplice. In base a questo abbiamo imparato a utilizzare il condizionamento operante, ossia io ho qui una cosa, tu sei il cane, no? Il cane vuole raggiungere quella cosa. Come faccio a raggiungerla? Prova a saltare. Se saltando la raggiungo, ho ottenuto un condizionamento. Se io tutti i giorni per raggiungere quella cosa provo a saltare e la raggiungo tutti i giorni, o una volta sì, una no, insomma, stiamo tranquilli. Quindi il comportamento del cane viene condizionato, quindi condizionamento operante. Mi opero, faccio un'azione per ottenere qualcosa. Ottenendo successo, questo comportamento che mi ha portato all'ottenimento di questa risorsa, diciamo, si fissa e quindi io lo farò sempre di più. Quindi, se il vostro cane vi abbaia e voi gli date la pallina, è lui che sta condizionando voi e allo stesso tempo siete voi che state condizionando lui a credere che abbaiando ottiene qualcosa. Quindi non potete sgridarlo, potete solo pensare dove cacchio ho sbagliato, ok? Condizionamento funziona così: soggetto, stimolo, risposta. Soggetto, la volpe, stimolo, l'uva, comportamento, salto, non la prendo, condizionamento, succede che smetto di saltare. Se invece l'avesse presa, il condizionamento sarebbe stata vedo l'uva, salto finché non la prendo. È chiaro? Poi non scrivetemi nei commenti ma. Riguardatevi il video, è gratis, potete vederlo 100 volte, più che farvi nomi Skinner, Watson, Pavlov, eccetera, 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 fatevi altre ricerche e approfondite, perché questi sono video brevi in cui io cerco di infilarvi una pulce nell'orecchio, ok? Ciao!